Buongiorno a tutti e bentornati su Wow Podcast Italian. Sono Lucas e oggi sono qui con la mia collega preferita, Mia. Come stai oggi, Mia? Buongiorno Lucas, sto benissimo, grazie. E benvenuti a tutti i nostri ascoltatori. Siamo felici di avervi qui con noi oggi su Wow Podcast Italian. Speriamo che anche voi stiate bene oggi. Assolutamente. Oggi parleremo di un argomento che tocca la vita di tutti i giorni, specialmente per chi vive in una grande città. Parleremo del traffico. Mia, tu vivi in città da molti anni, vero? Sì, è vero. Vivo a Roma da quasi 10 anni ormai. E posso dire con certezza che il traffico è una delle cose più difficili della vita in città. Ogni giorno è una piccola avventura, a volte anche una grande sfida. Capisco perfettamente. Anche io vivo in città e ogni mattina, quando esco di casa, mi chiedo sempre: quante ore ci vorrà oggi per arrivare al lavoro? È una situazione che conoscono bene molte persone in Italia e in tutto il mondo. Esatto. E volevo chiedere una cosa ai nostri ascoltatori. Quanti di voi soffrono del traffico ogni giorno? Scrivete nei commenti da dove venite e com'è il traffico nella vostra città. Siamo curiosi di sapere. Ottima idea, Mia. Vogliamo davvero sentire le vostre esperienze. Ma adesso, Mia, raccontami un po' della tua esperienza. Come va di solito la tua mattina quando devi uscire? Beh, Lucas, la mia mattina comincia molto presto. Mi sveglio alle 6:30 perché devo uscire di casa entro le 7:15 se voglio arrivare in ufficio in orario. Se esco anche solo 10 minuti dopo, il traffico è già molto peggio. 10 minuti fanno una differenza così grande? Questo è incredibile, ma sì, lo capisco. Anche io ho imparato che in città ogni minuto conta. E come vai al lavoro? Usi la macchina, l'autobus o forse la metropolitana? Di solito prendo la metropolitana, che in italiano si chiama anche il metro. È generalmente più veloce della macchina perché non si ferma nel traffico. Ma anche la metropolitana ha i suoi problemi. A volte è molto affollata, specialmente nelle ore di punta. Le ore di punta. Questo è un termine molto importante per i nostri ascoltatori. In italiano, le ore di punta sono i momenti della giornata in cui ci sono più persone in giro, di solito la mattina tra le 8 e le 9 e il pomeriggio tra le 5 e le 7. Mia, hai mai avuto esperienze brutte nelle ore di punta? Oh, Lucas, dove comincio? Una volta ero sulla metropolitana durante le ore di punta mattutine e il treno si è fermato a metà strada per quasi mezz'ora. Nessuno capiva cosa stava succedendo. Eravamo tutti stipati come sardine, con il telefono che non prendeva segnale, e non riuscivo nemmeno a chiamare l'ufficio per avvisare che sarei arrivata tardi. Che situazione stressante. Immagino quanto fosse frustrante. E alla fine sei arrivata tardi al lavoro? Sì, quasi 40 minuti di ritardo. E il mio capo quel giorno aveva organizzato una riunione importante alle 9 in punto. Ho dovuto scrivere un messaggio veloce appena ho trovato il segnale, ma ero davvero imbarazzata. Per fortuna il mio capo capisce queste cose perché anche lui prende la metropolitana e sa com'è. Meno male. Un capo comprensivo è davvero un tesoro. Ma questa è una buona notizia per i nostri ascoltatori. Avere un buon vocabolario del traffico può aiutarvi in situazioni come questa. Per esempio, sapete come si dice in italiano quando un autobus o un treno è in ritardo? Buona domanda! Si dice che il mezzo è in ritardo, oppure si può dire che c'è stato un ritardo. E se volete scusarvi per essere arrivati tardi, potete dire mi dispiace per il ritardo, c'era molto traffico, oppure mi scusi, il treno era in ritardo. Queste frasi sono molto utili nella vita di tutti i giorni. Perfetto. E per i nostri ascoltatori che imparano l'italiano, ricordate: se sentite qualcuno dire traffico bloccato, significa che le strade sono completamente ferme. È una situazione comune nelle grandi città italiane,
specialmente durante le festività o quando c'è un incidente. Già, e parlando di incidenti, purtroppo sono una delle cause principali del traffico. Quando c'è un incidente su una strada principale, le conseguenze si sentono su tante altre strade. In italiano si dice che si forma una coda, cioè una fila lunghissima di macchine ferme. La coda. Sì, questa parola la conoscono bene tutti gli italiani. E non solo per le macchine, si fa la coda anche al supermercato, alla posta, ovunque. Ma la coda in macchina è forse la più frustrante, perché sei lì, da solo o con poco spazio, e non puoi fare molto altro. Hai ragione. Io ho un amico, si chiama Marco, che lavora fuori città. Ogni giorno fa su e giù in macchina, cioè va al lavoro e torna a casa. In italiano si dice fare il pendolare. Lui passa almeno 2 ore al giorno in macchina, tra andata e ritorno. Dice che ormai conosce tutte le canzoni della radio a memoria. Ah, immagino! Fare il pendolare in Italia può essere davvero impegnativo. Sapete, c'è una parola inglese che anche gli italiani usano spesso. Il commuter, cioè appunto il pendolare. Ma la parola italiana è più bella, no? Pendolare viene da pendolo, come un orologio che va avanti e poi indietro. Che bella osservazione, Lucas. Non avevo mai pensato all'origine della parola. E allora, ascoltatori, avete capito? Pendolare vuol dire una persona che si sposta regolarmente tra casa e lavoro. È una parola che spiega bene la situazione, andata e ritorno, sempre lo stesso percorso. Esattamente. E a proposito di percorsi, Mia, tu hai mai cambiato il tuo percorso per evitare il traffico? Certo che sì. Anzi, ho delle strategie vere e proprie. Per esempio, quando so che c'è molto traffico sulla strada principale, prendo le strade secondarie, le stradine piccole che attraversano i quartieri residenziali. Ci vuole un po' più di tempo, ma almeno si muove. Le strade secondarie? È una buona strategia. Oggigiorno ci sono anche tante applicazioni sul telefono che aiutano a trovare il percorso migliore in tempo reale. In italiano si dice navigatore o app di navigazione. Le usate anche voi, ascoltatori? Io uso tantissimo il navigatore. Mi avvisa quando c'è traffico davanti a me e mi suggerisce percorsi alternativi. Però a volte il navigatore fa cose strane. Una volta mi ha portata in una stradina così stretta che quasi non passavo con la macchina. E poi mi ha fatto fare 3 giri in tondo prima di trovare la strada giusta. Quella è una storia classica. Il navigatore impazzito. Immagino la scena. Tu con la macchina in una strada piccola, i muri dei palazzi vicinissimi. Queste cose capitano, ma alla fine fanno ridere, no? Adesso sì, ma in quel momento ero un po' preoccupata. E c'erano anche altri automobilisti dietro di me che aspettavano. Per fortuna sono riuscita a uscire dalla situazione, ma ci ho messo un bel po'. E naturalmente sono arrivata tardi a casa, con mia madre che mi aspettava per cena. Mamma mia, una catena di problemi. E a proposito di cena, questa è un'altra cosa legata al traffico in Italia. Nelle grandi città molte persone arrivano a casa tardi per colpa del traffico e quindi si cena più tardi del solito. La vita in città ha i suoi ritmi particolari. È verissimo. E voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Come gestite voi il traffico nella vostra vita quotidiana? Avete dei trucchi particolari? Uscite prima per evitare le ore di punta? Usate il trasporto pubblico? Forse andate al lavoro in bicicletta? Ditecelo nei commenti. Sì, vogliamo davvero sapere. E parlando di biciclette, Mia, sempre più persone nelle città italiane usano la bicicletta o il monopattino elettrico per spostarsi. Cosa ne pensi di queste alternative? Penso che siano ottime idee quando il tempo lo permette. In estate specialmente tanti italiani vanno al lavoro in bicicletta. È salutare, economico e non si rimane bloccati nel traffico.
Il problema è quando piove, oppure quando fa molto caldo, come succede spesso in estate nelle città italiane. Verissimo. E c'è anche il problema della sicurezza. In alcune città italiane le piste ciclabili, cioè le strade riservate alle biciclette, non sono ancora abbastanza sviluppate. Andare in bici nel traffico caotico di una grande città può essere pericoloso. Esatto. Però le cose stanno cambiando. Molte città italiane stanno investendo per migliorare le infrastrutture per i ciclisti. Roma, Milano, Torino, tutte stanno cercando di rendere più sicuro e facile spostarsi in bicicletta. È un cambiamento positivo. Sì, è davvero incoraggiante. E un'altra soluzione che si sente spesso parlare è il carpooling, cioè condividere la macchina con altre persone che fanno lo stesso tragitto. In italiano si dice anche condivisione del veicolo, anche se il termine inglese carpooling è ormai molto usato anche in Italia. Il carpooling è una bella idea. Hai meno stress perché non guidi sempre tu. Dividi le spese del carburante e contribuisci a ridurre il traffico e l'inquinamento. Conosco qualcuno che fa carpooling con i colleghi da anni e dice che è diventato quasi un momento sociale, chiacchierano, ascoltano musica insieme. Che bello! Il traffico trasformato in momento di socializzazione. È un bel modo di vedere le cose. Mia, hai mai pensato di fare carpooling tu? Ci ho pensato, ma il mio orario di lavoro è un po' irregolare. A volte finisco prima, a volte dopo. È difficile organizzarsi con altre persone quando non sai sempre a che ora esci. Ma capisco che per chi ha orari fissi sia una soluzione fantastica. Capisco, la flessibilità è importante. E a proposito di soluzioni al traffico, voglio parlare di una cosa che sentiamo spesso nelle notizie. Il lavoro da casa, o smart working, come si dice ormai anche in Italia. Durante la pandemia molte persone hanno lavorato da casa e il traffico nelle città è diminuito enormemente. Sì, è stato davvero notevole. Ricordo che durante i periodi di lockdown le strade erano quasi deserte. Era strano, ma anche un po' affascinante vedere le città senza tutto quel caos. E l'aria era più pulita, il cielo più azzurro. Avevamo dimenticato com'era possibile avere una città così tranquilla. Esatto. Quel periodo ci ha fatto riflettere tanto sul nostro modo di vivere e spostarci. E molte aziende hanno capito che il lavoro da remoto funziona bene per certi tipi di lavoro. Oggi molti lavoratori italiani hanno la possibilità di fare smart working qualche giorno alla settimana e questo aiuta a ridurre il traffico nei giorni in cui restano a casa. È una soluzione parziale, ma importante. Ovviamente non tutti i lavori possono essere fatti da casa. I medici, gli insegnanti, chi lavora nei ristoranti, nei negozi, nelle fabbriche, devono per forza essere presenti fisicamente. Ma per chi può è un grande aiuto. Assolutamente. E voglio tornare un attimo ai trasporti pubblici, perché credo che siano davvero fondamentali per ridurre il traffico nelle città. In Italia abbiamo autobus, tram, metropolitana, treni regionali, un sistema abbastanza sviluppato, almeno nelle grandi città. Mia, com'è secondo te il trasporto pubblico a Roma? Allora, è una domanda con risposta complicata. I mezzi pubblici a Roma esistono e funzionano, ma non sempre in modo puntuale e affidabile. Capita spesso che un autobus sia in ritardo di 20-30 minuti, oppure che la metropolitana si fermi per un guasto tecnico. Molti romani si lamentano di questo. Capisco. E questo porta molte persone a preferire la macchina privata, anche se poi si finisce nel traffico. È quasi un circolo vizioso. I mezzi pubblici non funzionano bene. La gente usa la macchina, il traffico peggiora. I mezzi pubblici fanno ancora più fatica a circolare. Esatto, hai descritto perfettamente il problema. È una situazione complessa che richiede investimenti importanti e una pianificazione a lungo termine.
Non si risolve dall'oggi al domani, ma la buona notizia è che si sta lavorando per migliorare la situazione in molte città italiane. Speriamo bene. E intanto, per chi vive in città e deve fare i conti con il traffico ogni giorno, ci sono tante piccole strategie per rendere l'esperienza meno stressante. Per esempio, ascoltare podcast mentre si è in macchina o sui mezzi pubblici. Come questo, per esempio. Ottima pubblicità, Lucas. È vero però, ascoltare qualcosa di interessante mentre si è bloccati nel traffico può trasformare un momento frustrante in un momento produttivo o piacevole. Si può imparare una lingua, ascoltare un audiolibro, tenersi aggiornati sulle notizie. Esattamente. E noi di Wow Podcast Italian siamo qui proprio per questo, per rendere il vostro tempo in macchina, in autobus o in metropolitana un momento utile e piacevole per imparare l'italiano. Vero, Mia? Verissimo. E voglio dire ai nostri ascoltatori che imparano l'italiano, non abbiate paura di fare errori. L'importante è praticare ogni giorno. Anche 5 o 10 minuti di ascolto fanno la differenza nel tempo. È come il traffico in città. Se ci vai ogni giorno, alla fine impari tutti i percorsi. Che bella metafora! Il traffico e l'apprendimento della lingua. Entrambi richiedono pazienza e pratica. Mi piace molto. Mia, c'è qualcosa che vuoi aggiungere prima che concludiamo? Sì, volevo condividere un'ultima storia buffa sul traffico. L'altro giorno stavo aspettando in coda per quasi un'ora, convinta che ci fosse un incidente gravissimo o dei lavori in strada. Alla fine, quando sono arrivata al punto dove il traffico si era formato, sai cosa c'era? Cosa c'era? Un piccolo cane che attraversava la strada molto lentamente. Gli automobilisti si erano fermati per lasciarlo passare e nel farlo avevano bloccato tutto. Il cane camminava tranquillo, senza fretta, come se non ci fosse nessuno ad aspettare. Alla fine tutti ridevano. Questa è meravigliosa! Un cane che blocca il traffico di Roma! È quasi poetico. Il cane, completamente indifferente al caos che stava creando mentre 100 macchine aspettano. Solo in Italia. Solo in Italia, davvero. E sai, Lucas, quella scena mi ha fatto sorridere e mi ha fatto dimenticare tutta la frustrazione dell'attesa. A volte nella vita ci vuole un piccolo momento inaspettato per ricordarci di non prenderci troppo sul serio. Bellissimo pensiero. È un ottimo modo per concludere questo episodio. Ascoltatori, anche voi avete storie divertenti o strane legate al traffico? Siamo curiosi. Condividetele nei commenti, vogliamo leggere tutte le vostre esperienze. Sì, assolutamente. E se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale Wow Podcast Italian se non lo avete ancora fatto. È il modo migliore per supportarci e per non perdere i prossimi episodi. Esatto! Ogni settimana parliamo di argomenti diversi, sempre in italiano semplice e naturale, pensato apposta per chi sta imparando la lingua. Vogliamo che imparare l'italiano sia un'esperienza piacevole e interessante per tutti voi. E ricordate, l'italiano si impara ascoltando, ripetendo e soprattutto non avendo paura di sbagliare. Ogni errore è un passo avanti. Siate curiosi, siate pazienti con voi stessi e continuate a praticare ogni giorno. Parole d'oro Mia. Bene, ascoltatori, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Speriamo che abbiate imparato qualcosa di utile oggi sul traffico in Italia e sulle parole che si usano quando si parla di questo argomento. Grazie mille a tutti per essere stati con noi oggi. È stato un piacere, come sempre. Ci vediamo al prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Prendetevi cura di voi. Arrivederci a tutti e buona giornata. E cercate di evitare le ore di punta se potete. Ah, buon consiglio. Arrivederci.